Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi faccio una breve live che in realtà è ormai diventato un po' una piccola tradizione su questo canale per chi mi segue da un po' di tempo. Ogni più o meno Natale o comunque i giorni di Natale faccio una piccola live in cui vi auguro buon Natale. Come vedete lì c'è ancora dei rimasugli della notte precedente, ogni tanto un po' di pasto sgarro bisogna farlo. Anche in questo periodo sto continuando con boxing, sto continuando le mie cose e anche se siamo in periodo di vacanza sto cercando di mantenere la mia routine nel migliore dei modi. Non sono riuscito a farvi la live di martedì, di solito posto il martedì. Ciao ragazzi, se avete qualsiasi domanda rimango un po' in live con voi. E non sono riuscito a farvela di martedì perché era il giorno dopo Natale, mi sembra che Natale è stato lunedì, oggi è 2 giorni dopo Natale, però insomma è un modo per augurarvi buone feste. Questo video comunque lo manterrò dopo anche come video normale, vi faccio vedere un attimo i miei regali e poi se avete qualsiasi domanda o chiacchierò un po' con voi. Allora, primo regalo, ovviamente me lo sono fatto praticamente da solo, della Venom per fare box, quindi il caschetto per fare box, tra l'altro tra un'oretta devo andare perché ho allenamento e riprendono gli allenamenti. E niente, la vita va così ogni tanto. Però vi dico ragazzi, mi sta strapiacendo box, sono proprio contento di aver iniziato. Poi mi hanno regalato questo, quindi Giappone illustrato, perché a marzo me ne andrò in Giappone per 3 settimane, quindi per chi non lo sapesse, vado a entrare in Giappone, visito un po' e quindi i miei genitori mi hanno regalato praticamente un libro su tutte le illustrazioni del Giappone, il Giappone illustrato, sul cibo, la cultura, insomma è un pensiero molto carino. Poi questa qua mi è arrivata, che è una coperta bellissima, praticamente, siccome io ho questa coperta ancora vecchia, che è quella che vedete sempre negli sfondi qua del mio letto, della mia camera, almeno una coperta nuova, quindi quella. Poi mi hanno regalato praticamente in 2 le terme, quindi andrò alle terme, si vede che mi hanno visto stressato. E poi cose varie che mi sono comprato, ad esempio, vabbè, cose tipo vestiti, intimo, mi è arrivato questa cosa qua adesso per i piedi, per la postura, insomma piccole cose, vediamo cos'è che mi viene in mente. E vabbè, insomma, praticamente sono questi in realtà i regali. Poi cioccolato, cose varie. Per Natale ho praticamente festeggiato con la mia famiglia, quindi il solito pranzo e cena della vigilia, eccetera. Ho detto, vabbè, cerco di non sgarrare troppo nei dolci, cerco di mantenere comunque la linea in alcune cose che faccio, anche se le calorie di questo periodo sono un po' difficili. Mi hanno detto, guarda, hai iniziato la dieta dal momento un po' più difficile, però è anche meglio perché alla fine così controbilancio un po' tutte le calorie di questo periodo, quindi non vado a ingrassare troppo e quindi almeno è utile durante i giorni normali mangiare normalmente e dopo, vabbè, ci sono quei giorni in cui si sgarra e ci sta. Quindi ho sgarrato un po', non troppo, ho ripreso 1 chilo di 3 chili che avevo perso. Ci può stare, però il peggio è passato, adesso sto riprendendo tutto, oggi inizia anche box, che in realtà non ho perso nessun allenamento, ho riniziato anche con palestra ieri, tra l'altro sono andato e la palestra era chiusa, mi hanno fatto entrare praticamente lo stesso, anche se era già chiusa da un'ora perché c'era la signora che puliva, ho detto riesco a allenarmi mezz'oretta, mi hanno fatto entrare e basta in realtà. E poi a Natale sono andato anche a farmi un giro in centro Verona e siamo andati a teatro, quindi sono andato a teatro, ormai è diventata una piccola tradizione, è il terzo anno che ci vado, ciao Carlo, e sono andato a vedere lo Schiaccianoci, quindi è un po' un modo anche per passare il Natale la sera e invece il pranzo ovviamente con i parenti. Ah, mi hanno anche regalato una nuova federa in seta, la migliore che ho, e solo che è ovviamente a lavare, quindi non posso farvela vedere, anche perché le mie sono un po' ingiallite, ormai nel tempo ogni tanto va cambiata. E poi piccole cose che mi sono comprato io, scarpe, cose che mi sono comprato anche per il Black Friday. Ciao Osa, ciao ragazzi. Se avete qualsiasi domanda sono qui e quindi in realtà mi sono comprato un po' di tutto. Ho fatto anche già un video sul canale che uscirà a breve di recap del 2023, ciao Marco, e anche di piani per il 2024. Quindi a breve uscirà quel video in cui parlerò dei miei piani per il 2024, spiegherò un po' tutto il recap che ho fatto nel 2023
e quindi non sto qui a parlarvene in questo video. Questo era solo un po' un modo per augurarvi buone feste. Ecco qua ragazzi, quindi un po' penso di avervi detto tutto. I miei regali ve li ho fatti vedere. Le scarpe ne ho prese 3 tipi. Mi ero comprato anche dei pantaloni, ma non riesco a trovare dei pantaloni e dei vestiti che mi piacciono. Sta cambiando un po' il mio modo di vestire. Sempre minimal, ma sto trovando un po' la mia. Però li ho dovuti rendere perché non era la taglia giusta e alla fine non mi piacevano. E basta in realtà. Poi il resto, solite cose, profumi mi arrivano, cose mi arrivano. Diciamo che sto passando questo periodo abbastanza a casa. Capodanno, non so se voi avete già in mente di fare qualcosa, io non ho ancora idea. L'anno scorso all'ultimo, gli ultimi 5 minuti, le ultime ore prima della mezzanotte, avevo deciso, sai cosa, andiamo a fare un giro a Venezia. Sono andato a Venezia, che è un'oretta e mezza da casa mia, e quindi quest'anno forse andrò a Milano, tanto per tenere la cosa, perché non ho altro da fare, compagnia di amici non ne ho, quindi alla fine Milano potrebbe essere un'opzione valida. Ecco qua ragazzi, quindi ciao Marco, ciao Osa, ciao Carlo, ciao Farli Losto. Se avete qualsiasi domanda, se avete qualsiasi cosa su cui volete chiacchierare, ho una decina di minuti da dedicarvi. Non vedo l'ora tra l'altro di andarmene in Giappone. Sono super contento, super happy di andarmene. Vedremo com'è. 3 settimane. E poi in realtà c'era altro? No, mi sa che non c'era altro. Carlo, bene, io abito a Milano. Grande Carlo, beh, Milano è tanta roba, soprattutto se riesci ad abitare lì perché è un po' un casino. Osa, da quanto ti alleni? Mi alleno praticamente da sempre. Da sempre. Ho sempre fatto, da quando ero piccolissimo, all'inizio facevo nuoto, ho fatto nuoto agonistico per praticamente 12-13 anni, altre cose, ho provato anche calcio, ho provato tennis, ero molto attivo quando ero piccolo, ma il nuoto agonistico l'ho mantenuto per tutta la vita. E ecco anche, me l'ha chiesto anche Farri Losto, che sport hai fatto? Adesso vi racconto, ho fatto questo. Poi, dopo aver fatto nuoto, arrivo a un punto verso i 14 anni, 12, 13, 14 anni in cui inizi anche palestra insieme al nuoto. Dopo, quando ho smesso nuoto a 19 anni, ho iniziato a fare semplicemente corpo libero, quindi calistenico, a casa, semplicemente corpo libero, poi trazioni, poi push-up, sempre cose più complesse. E dopo ho ripreso palestra, quindi ho iniziato a fare palestra, ho ripreso leggermente nuoto per perdere un po' di chili perché avevo preso un po' di ciccia, e lì avevo un bel fisico, in quel periodo che facevo cardio, facevo un po' di tutto, HIIT, eccetera, e avevo un bel fisico. Poi ho iniziato kickboxing, ho fatto un anno di kickboxing insieme a palestra, quindi tenendo palestra. Dopo kickboxing ho fatto un anno di Krav Maga, quindi sempre un'altra arte marziale, tenendo palestra, quindi palestra sempre. Poi è arrivato il periodo Covid, eccetera, e ho smesso palestra per un annetto e facevo a casa, quindi allenamento a casa, un po' di allenamento, avevo Apple Fitness Plus, quindi facevo un po' di tutto, praticamente ballo, facevo HIIT, facevo pesi, facevo un po' di tutto, piccolo, cose comunque non troppo forti per mantenermi. E poi adesso box, ho iniziato box e sto continuando con palestra. In tutto questo ovviamente sempre yoga la mattina, sia la parte meditativa ma anche leggermente hatha yoga, e poi invece il weekend faccio camminate o comunque ogni tanto anche in settimana ci aggiungo camminate, ci aggiungo esercizi di respirazione, docce fredde, quindi comunque ogni giorno un allenamento almeno lo faccio. Ciao Marco, buon Natale! Ciao Toma, buon Natale ragazzi, buon Natale, come state? Carlo, Marco, hai mai scritto libri? No, non ancora, ma un giorno sicuramente scriverò un libro. Non so quanti, non so ancora su che argomenti, probabilmente argomenti di crescita interiore o comunque filosofici o comunque esponendo dei miei pensieri su argomenti interiori, sull'essere umano, eccetera. Quindi devo ancora capire, devo ancora trovare, anche se avrei tanto da dire. Al momento parlo sui social media. Come fai a resistere con l'acqua fredda d'inverno? Farli l'osto. Con la testa giusta, nel senso che l'acqua fredda è una sofferenza, non c'è niente da fare, però fa benissimo. E ovviamente se non sei malato, se sei malato non farlo e non usare la testa, ma solo il corpo. Ma se sei con la mentalità giusta, fai una preparazione giusta, l'acqua fredda ha dei benefici pazzeschi e esci anche proprio dalla comfort zone. I giorni in cui riesco a entrare in doccia, faccio la doccia fredda, ovviamente alla fine, gli ultimi 2 minuti, e non avevo per niente voglia di farlo,
quando finisco la doccia, oltre a tutta l'energia pazzesca che ti ritrovi in corpo, ti senti strasoddisfatto di te, perché proprio dici, cavoli, ce l'ho fatta, cioè non avevo per niente voglia e invece ce l'ho fatta fare qualcosa che, cioè, ti sei proprio calciato fuori dal comfort, quindi è pazzesco. Quindi in realtà resisti, dopo un po' ti abitui e con le respirazioni resisti ti consiglio il metodo Wim Hof da provare, e anche il suo corso è pazzesco che ti insegna proprio ad approcciare l'acqua fredda e lo stress al freddo, o in generale. E niente, quindi è una cosa, se vuoi farlo, comunque se hai l'intenzione di farlo, è più facile confronto a se ti forzano a farlo. Quindi anche questo, la volontà, ecco. Che integrazione fai per la palestra? Osa. In realtà non faccio praticamente niente. Tempo fa, quando facevo nuoto, appena avevo iniziato palestra, prendevo più integratori. Attualmente in realtà di integratori non prendo quasi niente. Ho una dieta con la nutrizionista, prendo multivitaminico, semplicissimo, daily multivitaminico proprio da tutti i giorni, e poi ogni tanto prendo delle proteine in polvere con delle anche verdure tipo super green food, sempre in polvere, quindi liofilizzato, lo metti insieme alle proteine, tanto per aggiungere un po' di verdure con cui io faccio fatica. E poi basta. Una volta a settimana la biotina per i capelli e basta. E poi la mattina non è un vero e proprio integratore, ma è una bomba. La mattina cioè mi bevo appena il sveglio, dopo aver fatto yoga, dopo aver fatto tutto, prima di colazione, dopo il pulling, dopo la skincare. Prima cosa che bevo è un bicchiere d'acqua calda con del miele e con del pepe nero. È una bomba ayurvedica di energia e aiuta anche a dimagrire, ha tantissimi benefici, anche quasi per il sistema immunitario, per tante cose. Stefan, hey Marco, I know I'm speaking English, but how is life going? Merry Christmas, hope you had a great one. Thank you, Stephen. I really appreciate it. Merry Christmas. It's all good. I'm just talking about all the gifts that I received and just wishing you guys a Merry Christmas. So if you have any question, you can also DM me on Instagram, since this live will be mostly in Italian. But I'll try to keep it and put English subtitles as soon as it's live. Sai già cosa visiterai in Giappone? Sì, ho fatto tutto l'itinerario e praticamente tutto il possibile, cioè tutte le cose base. Parto da Tokyo, faccio 6-7 giorni a Tokyo, da Tokyo faccio Monte Fuji, 2 giorni, Hakone e Lago Kawaguchi, poi vado fino a Hiroshima, dall'altra parte, Hiroshima un paio di giorni, cioè un giorno, scusami, una notte, poi c'è una città di mezzo che non mi ricordo mai il nome, e poi Osaka e Kyoto, 2 giorni l'uno, poi vado a Kanazawa, un altro villaggio in centro, e poi torno a Tokyo per gli ultimi 2 giorni. Ovviamente contando tutte le gite nel mezzo, cioè queste sono le cose, diciamo, le tappe principali. Nel frattempo, nel momento in cui si hanno i capelli né troppo corti né troppo lunghi, cosa si può fare per aggiustarli e farli losto? Ho fatto un video a riguardo sulla via di mezzo, sulla fase di mezzo, e in realtà non puoi farci niente, è un periodo che va sopportato purtroppo, devi trovare il taglio che più ti si addice e cerca di resistere, mantenere la routine corretta per mantenerli il più possibile, cerca di asciugarli, prova varie asciugature man mano che vai avanti per vedere come ti stanno meglio, magari più all'indietro, più in avanti, più di lato, prova varie cose e vedi come ti stanno. Non c'è molto da fare, usa magari un cappello, prova a legarli un po', prova varie cose, però è una fase un po' strana e bisogna accettarla semplicemente così com'è. Steven, I'm really happy for you, thank you. Hope modeling is going well, thank you for the stream. The stream looks great, by the way. I'm happy to see how much your channel's grown. Thank you, Steven, I really appreciate it. Yes, it's going well, and also one of my goals for 2024 is to keep going my social media, so to invest a lot in social media, since it will open many opportunities for me as well. So my main focus for 2024 will be that, of course, besides my inner growth. Il mio obiettivo, ragazzi, per il 2024 sarà soprattutto, vabbè, la mia crescita, come al solito, ma i social media. Nel 2024 voglio concentrarmi tanto sui social, perché mi apriranno tante porte. Quest'anno mi hanno aperto varie porte, ma il 2024, dato che adesso ho iniziato a guadagnare finalmente qualcosina, di investire tutto nella crescita e nei social, in modo che posso portare un po' quello che trovo sempre più persone. E magari anche più qualità, ovviamente. Va bene, ragazzi. 15 minuti ci siamo, quindi se avete qualsiasi altra domanda
scrivetemelo adesso, o in ogni caso, che tra poco finisco la live, o in ogni caso ne farò sicuramente altre di live in futuro, o comunque seguitemi su Instagram per altre live, ne faccio più lì, o comunque anche su TikTok, ma soprattutto Instagram. Grazie mille per tutto il supporto di quest'anno, ragazzi, mi ha fatto veramente tanto piacere. Quest'anno il canale pian piano ha avuto uno switch, è un momento in cui si sta riprendendo, c'è un momento di cambio anche di persone, quindi ci vuole un attimo, ma ci arrivo pian piano anch'io. Quindi se avete qualsiasi domanda facciamolo adesso, se no scrivetemi direttamente anche su Instagram. Carlo, qual è il tuo autore preferito, scrittore filosofo? Allora, in realtà seguo molto Sadhguru, che non è proprio uno scrittore, ma lo seguo molto. E ho letto tutti, praticamente tantissimi suoi libri. Eckhart Tolle mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo Khalil Gibran, il profeta. E mi piace molto Paulo Coelho. Mi piace molto... Poi dipende, in realtà, tantissimi libri vari, ma non ho proprio un autore specifico. Dipende anche, ad esempio, MJ De Marco mi piace per l'ambito della finanza. Filosofo, dipende, anche lì diciamo che ognuno dice la sua. Avevo fatto anche filosofia quando ho studiato, sia all'università che al liceo. Ci sono tanti filosofi che mi hanno colpito, ma tutti mi hanno dato qualcosa, ma alla fine diciamo che l'ambito della spiritualità, se presa nel dovuto modo, racchiude un po' il tutto. Quindi in realtà anche lì sì, Nietzsche, anche Hegel ha cambiato tanto il mio modo di pensare, però non ho proprio un filosofo, uno scrittore, è più un prendo da tutti. This is great, you have worked hard to get where you are and admired. Thank you for your updates, hope you had a great food, of course. Also, yeah, you said my name right, it's Steven, even though it looks like Stefan. Thanks, Steven. Yes, I also ate way too much for this, but I'll keep better. I'll keep going on with my diet as well. I really appreciate it. Toma, film o serie preferita, Marco? Mi piacciono molto gli anime, perché i personaggi, il modo di creare storie, la grafica, la creatività, mi piace tantissimo, la sensibilità. E ultimamente sto guardando Hajime no Ippo, bellissimo, sulla box, un anime bellissimo. Mi è piaciuto Hunter x Hunter, mi è piaciuto One Punch Man, fa troppo ridere, satirico. Attack on Titan, sì, l'ho visto, Attack on Titan bellissimo, molto epico. Però Hajime no Ippo mi sta veramente piacendo tanto. E Steins Gate mi è piaciuto molto. E poi anche altri, Monster non è stato male, ne ho guardati tanti. Però film, non lo so in realtà film, ce ne sono tanti, forse Interstellar è un po' quel film colossal, pazzesco che va visto. Il Signore degli Anelli mi piace. E serie, serie in realtà non sono uno che guarda tantissime serie. Mi viene in mente Sherlock, mi era piaciuto. Suits, White Collar, quelle cavolate lì. Non mi viene in mente niente. Ozark avevo guardato, ma non mi era piaciuto tanto. Perché sono troppo lunghe, cioè le serie non lo so. Do you still do your outdoor workouts like the ones that you did a long time ago with push-ups, sit-ups, planks? Those were really motivating to get in shape. Steven, right now, I'm not doing calisthenics anymore. I'm doing boxing and gym workouts. But during summer, I will definitely start doing them again. Alright guys, thanks for watching. I think I'll have to stop the live since I have to work out very soon. But thank you again and Merry Christmas. If you have any other questions, you can DM me on Instagram or leave a comment down below. And thanks guys. Hope you had a great holiday season. And I'll make a new video talking about 2023 recap and 2024 goals very soon. So thanks a lot for that. Ragazzi, a breve uscirà un video sul 2023-2024, recap eccetera, e piani, ho mangiato un sacco, spero che non avete mangiato troppo anche voi. Vi auguro buone feste, buon anno, usciranno comunque altri video prima della fine dell'anno, quindi grazie mille per avermi supportato, grazie mille ancora per quest'anno, ho tanti nuovi piani per il futuro e se avete qualsiasi domanda potete lasciarmi un commento qui sotto, comunque rispondo a tutti i commenti o potete anche scrivermi un DM su Instagram. Va bene ragazzi, grazie mille di tutto e ci vediamo alla prossima live o al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima, buon Natale, buone feste. Ciao a tutti.